Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Oggi vi porto in un mercato mattutino in periferia di Pechino e vediamo insieme cosa offre il mercato più grande della capitale cinese. Attenzione però, se dico che è il più grande non vuol dire che è il più famoso, anzi, Pechino non è famosa per i suoi mercati, anche perché sono lontanissimi dal centro e dalle varie attrazioni turistiche, perciò chi cacchio ci va se non la gente del posto? E dato che c'è solo gente locale, sicuramente nessuno saprà parlare in inglese e per questo vorrei provare a fare una cosa molto figa. Vorrei vedere se riesco a ordinare qualcosa con l'utilizzo del solo italiano. Per chi non avesse visto il video che abbiamo fatto a Roma in cui faccio finta di non parlare italiano e ho parlato in inglese con tutti i camerieri e baristi, andatelo a vedere che è stato molto divertente. Ok, questa volta vorrei fare quasi la stessa cosa in Cina, ovvero faremo finta di non saper parlare in cinese e parleremo con alcuni commercianti solamente in italiano. Sì raga, proprio in italiano, perché qui con noi c'è iFlyTech, un traduttore simultaneo che riesce a tradurre fino a 60 lingue in tempo reale. 我刚刚照了一下镜子，我惊讶了，我发现了这辈子从来没有见过那么帅的男孩子。 Mi sono appena guardato allo specchio e sono rimasto sorpreso di scoprire che non avevo mai visto un ragazzo così bello in vita mia. O se no c'è anche la modalità traduzione faccia a faccia. 你吃过了吗？ Hai già mangiato? Non ho ancora mangiato, non c'ho fame. 我还没吃饭，我不饿。你怎么会不饿？我天天饿，如果是我的话，24小时都能吃。 Come puoi non avere fame? Ho fame ogni giorno. Se fossi in te, potrei mangiare 24 ore al giorno. E riesce anche a tradurre i testi fino a 50 lingue. Facendo una semplice foto a un qualcosa che non capite. Guarda che figata. Potente, oh, non vedo l'ora di provarlo. E poi c'ho anche fame. Andiamo, oh. Cos'è questo? È salato o dolce? Chiediamo cos'è. Mettiamo in atto questo aggeggio. Ciao, è salato o dolce questo? 这是咸的还是甜的？ 椒盐的、咸的。 Sale e pepe, salato. Sale, pepe, salato, è salato. Dai, prendiamo uno che c'ho voglia. Ne voglio uno, quanto costa? 我想要一个，多少钱？ 2块钱一个。 $2 ciascuno. Vabbè, dice dollari ma è yuan. Costa 2 l'uno. Ne voglio uno, grazie. 我想要一个，谢谢你。 Sì, sì. Prima prova riuscita. Non abbiamo utilizzato alcun cinese mandarino, abbiamo parlato semplicemente in italiano con questo traduttore. Figata pazzesca, cioè io parlavo in italiano tranquillamente, l'ho fatto vedere, l'ho fatto sentire. Questa macchinetta me l'ha tradotto subito in cinese con le scritte a voce e mi ha capito subito. E poi prima c'era la ragazza vicino che mi ha chiesto pure in cinese tipo ma di dove siete? Ma io non c'avevo il traduttore acceso e volevo stare al gioco, cioè non volevo fare finta di non sapere il cinese. Perciò sono andato via, cioè ho fatto finta di niente. Un po' mi è dispiaciuto perché sono stato abbastanza maleducato, però bisogna stare al gioco, no? Se io non so il cinese vuol dire che io non so il cinese. E questa focaccia, come ha detto il ragazzo, è una focaccia fatta con sale e pepe, perciò è salato. Buon appetito! È buonissimo, è secco. Questo qui abbinato con qualche secondo ci sta perfettamente. Profuma un bel po' di sesamo, c'è il pepe, stupendo, mi piace un bel po'. Wow, che poi appena fatto è bello caldo, c'è un bel po' di strati, perciò è leggermente croccante. La consistenza è stupenda, specialmente a Pechino c'è questa focaccia salata che si chiama Shaoping, che può sostituire tranquillamente il riso in bianco o il pane cinese al vapore. E durante la mia permanenza a Pechino mangiavo sempre volentieri questo qui, poi abbinato tipo a un prosciutto, abbinato alla carne. E il costo ci sta un bel po', perché 2 yen a focaccia. È buono, riempie e soprattutto costa poco. Qui c'è il durian che costa pochissimo. C'è il nonnino che ha comprato, guardate quello nella busta, cioè l'ha pagato 78 yuan che sono 10 euro. E 10 euro è pochissimo per un durian intero. In questo mercato fanno tutto a momento, guardate.
Questa è una focaccia. Che focaccia è? Ah, guardate, lì c'è la carne. Ciao! Che carne c'è all'interno? 里面是什么肉？什么肉？猪肉、红烧肉。 Com'è? 猪肉、红烧肉。 Abbiamo brasato maiale con maiale. Ok, è maiale brasato. Quanto costa l'uno? È andata via. 一个多少钱？一个多少钱？多少钱？8块一个，这个烧饼是2块，然后加肉是8块。来一个夹馍。来一个加肉的。 8 yuan ciascuno, questo biscotto è di 2 pezzi e poi la carne è di 8 pezzi. Costa 2 yuan la focaccia, costa 8 se con la carne. Perché in cinese pezzo si dice par, ma anche soldo si dice par. Tipo 2 pezzi vuol dire 2 yuan. Me ne dai uno, grazie. 哎，我可以要一个吗？可以呀。 Ok. Sì. Non riesco a tenerlo in mano, è bollente. E seconda prova riuscita perfettamente. Hai capito tutto, ho capito tutto. Abbiamo parlato ognuno nella propria lingua, io in italiano e lei in mandarino. Comunque questo qui si chiama Rou Jia Mo e questa è la focaccia tipica della regione del Shanxi. In pratica è tipo un panino con la carne brasata di maiale tritata e qui troviamo anche all'interno cipolla e peperone. Cioè tutto fatto a momento, tutto tagliato a momento, anche la focaccia fatta a momento come avete visto. E abbiamo pagato solamente 8 yuan, che è €1. Raga, è stupendo. Oh, è bello piccante, C'è la carne che è un misto tra carne magra e carne grassa e si sceglie in bocca, è veramente gustosissimo. Poi abbinato al peperone e alla cipolla, una roba favolosa, e si aggiunge anche la croccantezza di questa focaccia fuori che è stata appena fatta. Vedete, è una focaccia sfogliata, appena mordi si sgretola tutto. Strabuono. Oh, cos'è? Fanno il barbecue. No, vabbè. Qui abbiamo un altro tipo di focaccia. Dai, proviamo un'altra volta, facciamo la terza prova. Qui è un po' un casino perché c'è il Wustel. Questo qui è un po' anonimo. Chiediamo cos'è questo qui. Questa che carne è? 这是什么肉？ Tenderloin. Tenderloin. Ma ha detto che c'è scritto qui, io non ci capisco. E giustamente abbiamo pure il traduttore del testo. Guardate. E ci facciamo una bella foto. Gusto originale 6 yuan, standard con salsiccia 8. Prendiamo questo qui al filetto. Voglio questo, grazie. 我想要这个，谢谢你。 Mangi il peperoncino? Ha chiesto se mangio il peperoncino. Certo che mangio il peperoncino, mi piace molto il piccante. 我当然吃辣椒，我真的很喜欢。 Quanto costa? 多少钱呢？ Blu. $9. 9 $. 9, costa 9. Ok, xie. Avete visto che carino il ragazzo di prima? Cioè, stava al gioco, mi ha fatto tenere insomma il po'. Tutti sono molto stragentili. Abbiamo preso questo Chitanquampin con filetto di maiale all'interno. E il Chitanquampin sarebbe una focaccia con all'interno l'uovo e poi si mangia tipo a mo' di piadina. Poi all'interno mi ci ha messo pure della lattuga per dare una croccantezza in più. Abbiamo pagato 9 yuan, che è circa 1,10 €. È una roba
spettacolare. Oltre alla lattuga c'è pure della rapa marinata che è un po' dolce. Questa è sta focaccia che è molto sfogliata, si spietra tutto, guardate. Cioè, c'ha un bel po' di strati, molto leggero, bello croccante ed è piccante. Stupendo. Ora mi è venuta una gran sete, andiamo a ordinare un bel cocco. Chiediamo quanto costa perché non vedo il prezzo. Ciao, quanto costa il cocco? 哎，椰子多少钱？ 10块钱一个。 10 dollari ciascuno. Costa 10 yuan l'uno. Ne voglio uno, grazie. 我想要一个，谢谢你。 No, beh, col trapano. In Thailandia usano il coltello per fare il buco, qui col trapano. Più grandi. Sì, sì. 吸收款10元。 Bel cocco, 10 yuan che è 1,20 €, ci sta un botto. Oh, cioè è la prima volta che vedo usare il trapano per fare il buco, però oh, fan prima, cioè ha fatto il buco senza tutta quella fatica che fanno i thailandesi che usano il coltello per fare un esagono per farci il buco e lo aprono e ci mettono la cannuccia. Qui col trapano direttamente si fa il buco, schiaffate la cannuccia e bevete. Sta un botto, raga. Avete visto, con iFlyTech potete girare il mondo usando la vostra lingua. È veramente comodo, molto veloce, pratico e sicuramente lo userò in futuro se andrò in altri paesi perché al 100% mi servirà. Qui sono in Cina, riesco a parlare cinese e un po' mi fanno tenerezza perché io capisco quello che dicono. Stanno parlando in cinese tra loro, i commercianti, e stanno dicendo ma di dov'è sto ragazzo? E dicono è straniero e dopo hanno detto ma lo straniero non è così, non ha la faccia da straniero. Mi fa ridere un bel po' comunque questa roba. Non voglio più fare l'attore, dai, mi fanno tenerezza. Boh, comunque vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo perché è veramente comodissimo, potete usare la vostra lingua dappertutto e con tutti. Guardate, qui ci sta la pasticceria cinese, questi sono dei dolci tipici cinesi che si abbinano perfettamente a tipo un caffè o al tè. Questi qui sono i yueping, sono i dolci della luna che piace un bel po' alla mia nonna, perciò ne chieppiamo un po' dato che siamo qui. L'altra volta l'abbiamo comprato nel mercato mattutino nel nord-est della Cina, vi ricordate, in quello rurale. E qui oltre al cibo, come in ogni market in Cina, trovate anche altri negozi, cioè che vendono altre cose, vedete, le scarpe, abbigliamento, come un mercato normale anche in Italia, perché anche in Italia sono così. C'è una zona tutto dedicata al cibo e una zona tutta dedicata all'abbigliamento, alle scarpe, a prezzi stracciati poi. Guardate il signore davanti, la veste che c'ha, l'ha disegnato? No vabbè, questo vende tipo il veleno per gli scarafaggi, per gli insetti, che grande. No vabbè, ma chi è che usa ancora sto tagliere di legno per fare il bucato? Ancora esistono? Oh, ma il tempo di Pechino è un casino. Prima era tutto nuvoloso, no? Adesso di colpo il cielo serenissimo con le nuvole bianche. Ni hao, da fan bao ma me. Ah, oh, quello è il menù. Ji dan jiang de, 然后加一个咸蛋黄。菜都吃吗？啊，都吃，谢谢。Ok, sì, sì, 14 是吧? E prima di mangiare questo ci troviamo un bel posto, mangiamo una bella ciotola di noodles. Li fanno a momento, eh. Ni hao, 可以来一份和格。饸饹面。啊，什么？饸饹面。饸饹面 ok, non so leggere. Ah, 是吗？哦。
对，方便一些有机器啊。对对对。我还没付款呢，多少钱？10 块. Ecco il nostro Tafanpao, che tradotto in italiano vuol dire borsa grande di riso. In pratica è riso misto con un bel po' di ingredienti arrotolato in una foglia di insalata gigante. Cioè casca tutto, Ce l'ha arrotolato con questa pellicola ed era tutta intatta e appena l'ho tolta, vedete, si è sciolto tutto, sta per cascare tutto, perciò mangiamo subito che se no non c'è più quell'idea. Che senso c'ha? Buon appetito! È buonissimo, non credevo. È tipo un risotto misto un bel po' di ingredienti. Ci hanno messo un casino di condimenti all'interno, sono pure gli arachidi. Il tutto bagnato da questa salsa che è il tacha, che sarebbe una salsa fatta con la soia, che utilizzano molto spesso nel nord della Cina. E poi c'è sta foglia all'esterno che credevo fosse una cosa inutile, e invece è un componente importantissimo perché il risotto rimane salato, no? Con tutte le salse e i condimenti che ci hanno messo. C'è sta foglia fuori di insalata che attutisce quel salato. E questo in totale abbiamo pagato 14 yuan, che sono nemmeno 2 euro, 1,70 euro tipo. Guardate, sotto è pure bucato ed è uscito il riso. Io non so come cacchio mangiare adesso. È un po' complicato mangiarlo, ma è strabuono. Poi c'è quel contrasto del tuorlo d'uovo salato che ci ho fatto mettere prima. È un'esplosione di gusto. C'è tutto all'interno. Il contorno, il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il dessert, tutto all'interno di questa foglia di lattuga. Questo è il vero fast food. Ecco i nostri Holomian, che sono dei noodles fatti con grano saraceno in brodo. Prima cosa mischiamo il tutto, che qui ci hanno schiaffato un bel po' di roba. Qui dobbiamo stare attenti perché ho la maglietta bianca. Ogni volta che ho la maglietta bianca devo mangiare un qualcosa che potrebbe schizzarmi addosso ed è impossibile da pulire. Buon appetito! È bello cremoso, morbido, freschissimo. Si sente che è stato appena fatto, anche perché l'abbiamo visto con i nostri occhi. Poi abbinato a tutte queste verdure, carota, germogli di soia, rende questi noodles molto croccanti. C'è anche un forte gusto di coriandolo. Per questa porzione abbiamo pagato solamente 10 yuan, cioè una porzione gigante. Potrei farci colazione, pranzo e cena. Poi c'è una cosa che non ho capito, guardate qui. Cioè, oltre alla ciotola abbiamo pure una busta di plastica che contiene questo noodles. Non riesco a capire cosa serva. Forse perché non c'hanno voglia di lavare i piatti, boh. È una busta alla fine. Cioè, se non mi va più, potrei tranquillamente chiudere e portarmelo. No, scherzo. Vabbè, come non detto. Che carino, ciao. Ok. 在笑，可以摸摸你吗？哎呀，è il protagonista di questo mercato. Taci da Zuge. Eccolo va. No, 可以来一块嘛，半块。一块是吧？可以。可以。好。9块3毛钱。好了，谢谢啊。È la prima volta che mangio un Lütacor appena fatto. È cascato un verme. Porca puttana, qui non si tratta di un asino arrotolato nella sabbia, qui si tratta di un vermiciattolo ancora vivo che si arrotola su questa sabbia. Che cacchio! Altro che Lütacor, questo è Chongdacor. Ragazzi, siamo fatti dare delle bacchette monouso da questo stand qui. Gentilissima la ragazza. Ah, perché devo togliere sto vermiciattolo. Dai, guardate! No, vabbè. Cioè, io non so, boh. Solo a me capitano ste cose. Oh. Vai in pace, ragazzo. Comunque, dove eravamo rimasti?
Ah sì, è la prima volta che vedo la preparazione di questo dolce qui che si chiama liudakur, che tradotto in italiano vuol dire asino che si arrotola. È un dolce che ricorda l'asino che si arrotola nella sabbia e si sporca tutto. E questo è un dolce tipico pechinese che si mangia solitamente a colazione, è bello morbido. Questo qui non è sabbia, attenzione, è polvere di soia. Mangiamo, buon appetito! Wow, è buonissimo! Raga, è strabuono! Raga, è strabuono, è fatto con la farina di riso glutinoso, perciò è molto morbido, molto gommoso. La consistenza può ricordare al mochi. Questo è uno dei miei dolci preferiti quando sono a Pechino. Anche con un bel cappuccino ci sta a pennello. È dolce ma non troppo dolce, molto morbido, molto cremoso. Sento un bel po' la marmellata di fagioli rossi azuchi. Poi c'è questa sabbia fatta con la polvere di soia che dà quel contrasto in più. Raga, è stupendo. E sta porzione mi ha pagato 9,30 yuan perché va a peso. Raga, andiamo via perché ho paura di sporcare i vestiti di questo stand qui, che prima c'era la capa lì che mi ha guardato malissimo. No vabbè, c'hanno pure i gamberi rossi della Louisiana, tutti vivi. C'è questo stand che vende solo e solamente bastoni per anziani, di tutti i tipi. Ok, quando sarò vecchio saprò dove comprare un bastone per reggermi in piedi. Vedete queste noci? Qui le vendono sempre in coppia perché gli anziani cinesi, tipo un hobby, non lo so, lo tengono in mano e lo fanno girare così per evitare l'Alzheimer, un modo per allenare la mente, dai, diciamo. Questi posti non so di quale stand, qual è il proprietario di questi tavolini. Abbiamo dato un'occhiata, poi c'è sto ragazzo qui che ha fatto sedetevi pure, tanto non c'è nessuno. Ci siamo fidati! Abbiamo fatto ok, grazie. Poi per ringraziarlo abbiamo preso sta bevanda da lui che costa solamente 5 yuan, nemmeno un euro. E si chiama Suametang, che è una bevanda alle prugne, tipica di Pechino penso, perché qui a Pechino si trova dappertutto. Ed è buonissimo, sa molto di morre cinesi, è molto dissetante, un pochino aspro. Ja, 鸡柳一份多少钱？少份吧。不要放辣椒啊，这边那个番茄酱里面，然后撒点孜然。 Sì. Ecco a voi il Qiliu, è uno snack di pollo fritto condito in uno stile totalmente cinese e abbiamo speso 10 yuan per una porzione piccola. Buon appetito! Wow! È buonissimo! Fuori è leggermente croccante, la carne è tenerissima ed è il petto di pollo, perciò sono dei pezzetti di petto di pollo fritto. Ah raga, è strabuono! Che non è un salato normale, è un salato dolce. Sicuramente ci hanno messo anche un pizzico di zucchero che dà questo sapore buonissimo. Mangerei 3 kg di questo seduto su un divano guardando una bellissima serie. In pratica lì c'è il fruttivendolo che ogni tanto schizza. E mentre sto mangiando questo pollo fritto, questa signora che sta vendendo il maotang. Vi ricordate il maotang? Le uova pelose con il pulcino che ancora non si è formato del tutto. Lo mangiamo? Ritentiamo un'altra volta, dai, oh. Guardate qui. Sai io sono Yanda. Aiuh! 不毛的，还有半毛的。 Mi ha squizzato l'olio. Dove c'è, Nico? 5块一个。 In pratica qui ci sono 3 livelli di peli. Tutto pelo, che è già quasi formato il pulcino. Poi c'è il mezzo pelo che è quasi nullo, cioè il pulcino non si vede. E poi c'è il non pelo, cioè cotto del tutto. Ritentiamo per la terza volta, perché questo qui è la terza volta che lo vedo. Dove ci sono io c'è lavoro. Di colpo tutti a fare la fila davanti a me. E io stavo pensando a pelo, non pelo, loro tutti col pelo, allora lo facciamo anche noi, prendiamo quello lì al pelo completo. Tanto costa solamente 5 yuan. 你要什么样的？全毛的一个全毛的要一个。啊，不完了。Questo è pelo, pelo lungo. 放辣椒吧。放辣椒，谢谢。哎呦，我第一次吃全毛的，好吃，全毛的香。全毛我吃不下。
就是会能看到那个小鸟吧？这怎么能看出来有毛、带毛、不带毛的呀？它那个厂家出来就已经都那个。哦，他们已经标志过的。标志了都。Oh, vedete ci sono i segni sopra al guscio delle uova per dire che è con pelo, mezzo pelo o senza pelo. Ha comprato una confezione intera di pulcino non formato. Ma che... Va bene, raga. A noi due. Guardate. No, non ce la faccio. Già a vederlo non ce la faccio più. Se non vedevo la testa avevo ancora quel coraggio. No. Cameraman, stop. E mangia. Ok, c'è un corpicino di un pulcino, anzi 3 corpicini di 3 pulcini su questo spiedino. E io che cacchio non ce la faccio più. Prima vedendo il primo, no? Non lo vedi, è un po' nascosto con tutte le spezie, il peperoncino eccetera, ma a vederlo meglio vedi il pelo, vedi la testa, vedi le zampine. Ok, devi pensare che hai mangiato anche le zampe di pollo, hai mangiato anche la testa di pollo, hai mangiato il collo dell'anatra, anche la testa dell'anatra hai mangiato. Mangi la porchetta, mangi la coppa testa del maiale, mangi tutto. E perché questo no? Che è cotto, speziato. Terza volta sarà un successo, me lo sento. Buon appetito! No, questa è la testa, ho sentito il becco tipo. È buonissimo. 好好吃啊! 太好吃了, 太好吃了. C'ho la bocca piena di peli. Alla fine è come mangiare il pollo, compreso il pelo. Solitamente noi mangiamo il pollo arrosto, no? Che hanno tagliato tutti i peli, eccetera. Questo qui è col pelo. Avete visto? Ce l'ho fatta. Terzo tentativo ce l'ho fatta. A parte il pelo non è per niente male perché c'è la carne ben cotta. Poi le ossa sono morbide, si mordono facilmente, non si sentono neanche. E il pelo che dà un po' fastidio. Sembra che ho mangiato un pezzo di maglione di lana. Ed è molto apprezzato questo street food in Cina. Non è una sfida, te riesci o non riesci. È un cibo che si mangia tranquillamente, è molto apprezzato. Cameraman, vuoi te? Dai, mangia. 你要这是羊肉串吗？羊肉的吗？不是羊肉啊，cos'è？是什么肉啊？风味羊肉，但是不是羊。 Qui in Cina trovate tantissimi barboncini, anche tantissime ragazze con i capelli arancioni. Questo è buono! 你好，这是羊肉吗？啊，对，羊腿肉一串多少钱？ 4块，要10个送1个。 Io ho 2 个，谢谢。Spiedini appena fatti, appena creati, appena tagliati, appena infilzati. Raga. 哪里语言？ Ridono. 哪里语言？ 中文，普通话。开玩笑，意大利的，意大利语。还有意大利的。 Comunque siamo arrivati ai prezzi dell'Italia. Mi ha fatto pagare 8 yuan, 1 euro per 2 spiedini. Ecco a voi Yan Rou Char, che tradotto in italiano vuol dire spiedini di agnello, ovvero arrosticini alla fine, no? Arrosticini in stile cinese. Buon appetito! Raga, è strabuono. È un misto tra carne magra e carne grassa dell'agnello, perciò dà quel contrasto che non ti fa venire la nausea. È buonissimo, speziato benissimo. Il sesamo e il cumino sono 2 spezie fondamentali dell'arrosticino in stile cinese. Con una birretta ci sta un bel po'. Dai, andiamo, continuiamo il nostro giro. C'è ancora fame. Qui i vampiri non ci arrivano. Ya, 谢谢。啊。
Abbiamo preso il nostro Chidanbao, che è un hamburger fatto con le uova. Abbiamo pagato 6 yen, che sono 80 centesimi di euro. Costa meno dell'hamburger del McDonald's e c'è anche più roba. Ho chiesto di metterci anche un po' di peperoncino ed eccolo qua, bello bollente. Ci siamo seduti anche in un bel posto sotto gli alberi. Non è che mi casca un altro vermiciattolo come quello di prima. Vado, buon appetito. Wow, è buonissimo. Lo strato fuori è profumatissimo, è croccante e all'interno c'è la carne macinata di maiale e un uovo, un occhio di bue. È salato, un pochino dolce e piccante ed è bello morbido, bello gustoso. Se venite in Cina e vedete questo street food qui, ve lo consiglio col cuore. 1, perché costa pochissimo e 2, ne rimarrete soddisfatti perché è di una bontà assurda. Se non mangiate piccante dite non mangio il piccante, vogliamo là e non ti mettono più il peperoncino sopra, perché di per sé non è piccante, è la spezia che ti danno alla fine sopra a sto burger che è piccante. E io che porto la carta igienica da casa, cioè guarda qui.你好，可以来这个多少钱一个10块钱3，5块钱一根。sì. A posto raga, come ultimo pasto abbiamo preso dei mahua, tradotto in italiano vuol dire treccina di cavallo e in pratica si riferisce alle treccine dei capelli. Abbiamo speso per 3 mahua 10 yuan, che sono 1,20 € circa. Mangiamo! Fuori è bello croccante e all'interno è morbidissimo. La consistenza è tipo una ciambella, solamente che fuori è più croccante. È leggermente dolce, ma leggermente si sente un pizzico di dolce. E i mahua esistono in tantissimi tipi. C'è questo qui che è un mahua tipico del nord, diciamo, che sono ultra mega giganti. Poi al nord c'è pure Tianjin, che sono molto famosi per il mahua. Sono piccolini, duri e molto più croccanti di questi e vengono mangiati come snack. Boh, è giunta al termine pure la puntata di oggi. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo nel prossimo video. Vabbè, ciao! Sanno il cinese meglio di me.